Ciao a tutti, bentornati su Rifugio Perfetto. Nel video di oggi vi descriverò i lavori che abbiamo fatto per modificare il bagno, i materiali usati, le marche, dove li abbiamo acquistati, quanto abbiamo speso e i tempi. Inizio col mostrarvi qualche foto di com'era il bagno prima. Entrando a destra c'era una monumentale vasca, chiusa con un pannello in plastica scorrevole e un muro che divideva la vasca dal WC. Di fronte il bidet con a fianco il lavandino a colonna e lo specchio. E una porta a finestrella per accedere al soppalco. Il box doccia è stato acquistato da Iperceramica, il modello si chiama Fantasy 2. La porta della doccia è pieghevole e ha un'apertura a battente sia verso l'interno che l'esterno. La grandezza è 90 x 190 di altezza. Il cristallo è trasparente con uno spessore di 6 mm, i profili sono in cromo. Il costo comprensivo di IVA è di 370 euro. Il piatto doccia ha una misura di 90 x 70, è antiscivolo. Il costo complessivo di pileta è di 180 euro. Tutta la rubinetteria della Grohe, il soffione a parete, è costato 150 euro. Il miscelatore 135 euro, la doccetta 50 euro. Se il soffione, come nel mio caso, è fisso a parete, è sempre meglio avere anche la doccetta per comodità. Quasi tutti gli accessori sono della Inda Hotellerie, prodotti di altissima qualità studiati appositamente per gli alberghi. Sono in ottone cromato, quindi antiruggine, costano un po' di più rispetto ai normali accessori, ma questo è dovuto proprio all'elevata qualità della cromatura. Però li abbiamo potuti pagare meno rispetto al prezzo proposto dal negozio ordinandoli su internet sul sito aquaclick.it. I due porta shampoo sono costati 70 euro. Gli altri accessori della Inda sono il portateli grande del costo di 60 euro, il portasalviette costato 40 euro, il portarotolo doppio, il prezzo è di 40 euro, portascopino sospeso 30 euro. Piccola parentesi, quando ristrutturate tenete presente eventuali effetti collaterali che si possono verificare. Nel mio caso dai muri delle stanze adiacenti è caduto un po' di intonaco, quindi sia nella cameretta che nel vano scale. Ovviamente niente di grave, però comunque mettetelo in conto che può succedere. Le piastrelle acquistate da Iperceramica hanno formato 10x10 e sono di due colori. Quelle utilizzate per la base e rivestire la doccia sono acqua blu, mentre le altre più chiare acqua azzurro. Con questo tipo di piastrella è consigliabile applicare un prodotto che si stende sulla superficie e crea uno strato protettivo antimacchia. È trasparente, traspirante e non altera il colore. Questo è il prodotto che abbiamo utilizzato. 50 euro il barattolo. Per tutto il bagno abbiamo utilizzato 2 flaconi, quindi costo totale 100 euro. Il WC e il bidet sono stati acquistati da Iperceramica della linea Nemesi, il costo totale è di 260 euro, mentre la cassetta d'incasso 190 euro. Lo specchio invece è stato acquistato alla Sardavetri. La misura è 80 x 80, lo spessore è di 6 mm e il costo è di 54 euro. Per la cornice allo specchio abbiamo utilizzato 4 sigari per lato, quindi in totale 16, per un costo di 4 euro al pezzo. Il piano è in marmo giallo oro, la misura è 120 x 50, è stato tagliato su misura ed è costato 150 euro. Il lavabo è a ciotola, acquistato da Iperceramica. Il modello si chiama Sardegna. Il costo totale del lavabo più la piletta in ceramica è di 120 euro. Nel lavabo a ciotola esterna abbiamo recuperato un bel po' di spazio al di sotto del ripiano in marmo.
Il mio compagno ha creato questo mobile in legno formato da una parte a cassetti e l'altra parte con una mensola a giorno. Il pavimento, acquistato da Iperceramica, si chiama, se si pronuncia così, Timber White, è un grass e l'effetto è quello del legno e lo stile è rustico elegante. Il costo è stato di 20 euro al metro quadro e abbiamo speso in totale 140 euro. Passiamo ora ai costi della manodopera. Quindi l'idraulico per ogni punto acqua ha chiesto 150 euro. I punti totali nel bagno sono stati 5, per un totale di 750 euro, più il montaggio della doccia 100 euro. Mentre il muratore ha lavorato per 10 giorni per un costo di 1400 euro. In totale per ristrutturare il bagno abbiamo speso all'incirca 5300 euro, così giusto per farvi un'idea. Bene, spero di non avervi annoiato troppo con questo video, ma mi faceva piacere condividere con voi queste informazioni che spero abbiate trovato utili se state pensando di ristrutturare il vostro bagno. Scrivetemi nei commenti ulteriori eventuali domande. Nel frattempo io vi mando un grossissimo bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Mua!